Termoregolazione monofluido. Dove si applica la termoregolazione monofluido? È un tipo di regolazione della temperatura che viene utilizzato in ambito farmaceutico o chimico per la regolazione della temperatura di macchine di produzione tipo reattori, pressofiltri, mescolatori, miscelatori, dove dobbiamo mantenere il controllo della temperatura con delle rampe di salita e di discesa, quindi con un range di lavorazione del prodotto che va da una temperatura bassa a una temperatura alta e viceversa. Quindi dove c'è necessità di raffreddare o riscaldare il prodotto. In pratica cosa avviene? Facciamo il caso tipico. Abbiamo un reattore in un processo farmaceutico dove si sta producendo un principio attivo. Dalla temperatura ambiente deve essere riscaldato. Una volta riscaldato va mantenuto, una volta mantenuto in temperatura raffreddato a un certo livello, poi magari riscaldato nuovamente e così via. Si utilizzano solitamente dei reattori incamiciati con semitubo o con una camicia di scambio. In pratica in questa camicia viene fatto circolare un fluido caldo o freddo a seconda del livello di temperatura che dobbiamo raggiungere col prodotto all'interno del reattore. In passato, e spesso si fa ancora così, si fa passare a seconda del ciclo termico che si deve ottenere o vapore o un fluido caldo, olio diatermico all'interno di questa camicia, di questo semitubo, quando dobbiamo riscaldare. Quando poi bisogna raffreddare, si scarica completamente il vapore, si fa passare all'interno acqua refrigerata o acqua additivata con antigelo se dobbiamo scendere a temperature molto basse. Chiaramente tutto questo comporta dei tempi legati allo svuotamento e riempimento delle camicie con il fluido, quindi se ho dentro vapore devo svuotare la condensa, drenare il tutto e caricare con l'acqua refrigerata. A maggior ragione se ho olio diatermico non potrò utilizzare dell'acqua refrigerata con l'olio, ma dovrò creare dei circuiti separati. In sostanza una serie di implicazioni che determinano dei rallentamenti nella produttività, oltre al fatto che abbiamo un controllo della temperatura relativamente valido, relativamente preciso. Negli anni si è sviluppata questa tecnologia monofluido. Che cos'è? In pratica si utilizzano gli stessi fluidi di utilities, quindi vapore, olio diatermico, acqua calda, acqua refrigerata, acqua con antigelo, ma li si fa lavorare su una batteria di scambiatori nei quali circola un fluido che può sopportare questo range di temperatura, quindi può lavorare con un range di temperatura molto elevato e viene fatto circolare all'interno della camicia del reattore. I vantaggi sono evidenti. Non ho più i tempi morti di scaricamento della camicia, ricaricamento, soprattutto non ho rischi di miscelazione per errate manovre, per cui acqua glicolata che finisce in caldaia o condensa che finisce nel gruppo frigorifero, andando a diluire il nostro glicol, il nostro antigelo con rischi di congelamento. Insomma, diciamo che offre tutta una serie di vantaggi. Ci sono ovviamente anche gli svantaggi. Quali sono? È chiaro, perdiamo qualcosina in termini di scambio termico perché abbiamo bisogno di utilities che sono a temperatura necessariamente un po' più alta, un po' più bassa di quello che scorre all'interno della camicia. Però vi garantisco che dal punto di vista operativo è una soluzione assolutamente ormai accettata, che viene sempre più spesso adottata a discapito delle soluzioni precedenti. Questo perché i rischi di contaminazione dei fluidi sono elevati. Avere del glicole che finisce all'interno di una caldaia o viceversa della condensa che finisce all'interno di un chiller che deve funzionare a glicole sono elementi molto rischiosi. Dal punto di vista poi del controllo della temperatura non c'è storia. Possiamo andare ad agire con delle valvole modulanti o con un sistema di valvole, di bypass e di regolazione che ci consente di avere un livello di controllo di temperatura estremamente fine, estremamente raffinato, con delle velocità di cambio di temperatura molto molto elevate. Quindi questa è una soluzione che ormai viene assolutamente adottata. Se avete qualche dubbio, contattatemi. Un saluto a tutti e grazie per l'attenzione.